La parte prima di questo video è relativa al testo. Ho fatto un testo di carta. Quindi prendo una scritta. L'ideale sono dei font con le letterine attaccate, tipo questo, che possono sembrare effettivamente ritagliate tutte da un unico pezzo di carta, oppure con questo effetto qui tipo lettera minatoria, che si presta abbastanza anche quella per la carta. Se vi interessano questi due font poi ve li metto nell'info box. Sono comunque Paper, è scritto con un font che si chiama Brush Script STD, pronuncia impeccabile as usual, e il secondo Herwig Factory. Ad ogni modo, una volta che avete il testo, per lavorarlo come ho fatto in Love Me, avete necessità di non averlo come testo ma come immagine, quindi fatelo bello grande in modo da poterlo eventualmente ridimensionare dopo. Vado su livello, rasterizza, type, tipo, dovrebbe essere tipo il font comunque, e in questo modo, come vedete, non è più un testo ma è diventata un'immagine. La prima cosa che vado a fare è dargli una texture, quindi una texture che somigli di carta. Potete trovarle tantissime in internet, ad esempio sul sito che si chiama cgtexture.com, che è questo sito qua gratuito che io adoro e lo spammerò sempre a morte, dove trovate parecchie di queste texture e potete semplicemente scaricarle oppure cercarle con Google. Una volta che avete trovato la texture che vi piace, l'avete copiata e fate incolla, ve la mettete sul vostro file, potete fare CTRL A e selezionare l'intera immagine e poi con la freccina cliccare sul livello del testo, ora in modo che venga selezionato il testo, andate su il livello con la carta e premete la mascherina qua sotto, questa, hop. In questo modo ci sarà la forma della carta con la forma del testo che avete scelto. Se togliete il gancetto che tiene unite le due cose, potete spostare anche la carta e scegliere il punto che vi piace di più, ad esempio, oppure con CTRL T ridimensionarla in maniera che sia della dimensione che vi pare più consona. Oggi straparlo. In questo modo. Quando siete soddisfatti potete anche unire la maschera e fare un unico livello, quindi togliere il fatto che sia la maschera, quindi creare un'unica immagine, oppure rimettere il gancetto e tenerlo così che tanto non occupa più spazio né nulla. A questo punto tornate nel livello che io ho rosa, in questo caso, e lo fate diventare nero col metodo che preferite. Io per esempio uso CTRL M, le curve, e sposto tutto in basso in modo che venga nero. A questo punto avete il livello che userete per fare l'ombra. Quando usate gli effetti di Photoshop per fare l'ombra, l'ombra viene sempre direzionata in un'unica direzione, come parlo bene, e quindi dà questo effetto molto piatto, mentre invece, come vedete nella scritta Love Me, dà l'effetto come se la carta fosse un po' ripiegata, un po' ondulata. Per fare questo uso una cosa molto semplice, ovvero posiziono l'ombra, il livello dell'ombra nella direzione che più mi comoda, di pochissimo sporgente, e poi o in un unico colpo o un pezzetto alla volta, ad esempio prendendo le lettere P e A, vado su modifica, trasforma e uso lo strumento Warp, altera, per spostare l'ombra leggermente in una direzione, ad esempio verso sinistra, e poi do l'ok e con CTRL D tolgo la selezione. A questo punto posso selezionare ad esempio la P e un pezzetto della E, e di nuovo vado su modifica, trasforma, altera, warp, e sposto l'ombra sempre a sinistra ma in maniera diversa, quindi un po' più bombata ad esempio, e spostandola invio, CTRL D, deseleziono. Vedete che dà l'effetto come se questa lettera fosse un po' più sollevata rispetto alle altre.
E la stessa cosa si può fare con tutto quanto il testo, sempre con modifica e altera. Quindi magari tenete sempre la stessa direzione, ad esempio quindi la sinistra, però date degli effetti diversi in modo che non sembri precisa. Una volta che avete fatto questo, potete aggiungere una lieve sfumatura, quindi andate su filtri, blur, sfocatura gaussiana, la fate molto leggera, in modo che non venga troppo marcata, e poi potete scegliere un'opacità un pochino più bassa, ad esempio, o comunque più adeguata. Vedete, dà l'effetto per esempio che questa E sia sollevata nell'angolino destro, ad esempio, o che la P e la E siano più rimarcate rispetto alla T o rispetto alla A, ad esempio, che sembra proprio spiaccicata sul foglio. Poi se in alcuni punti, quelli dove avete fatto i tagli, vedete che non combacia perfettamente, potete benissimo usare una gomma sfocata con un'opacità bassa e andare a livellare leggermente la parte in modo che non si noti dove c'era lo stacco, ad esempio qua tra la E e la R, ad esempio. E questo è fatto molto velocemente, un effetto secondo me abbastanza carino. Poi ovviamente potete cambiare i colori, potete cambiare la texture, potete mettere un'altra texture sotto in modo che sembri appoggiato su un altro pezzo di carta, che dà un effetto ancora più rustico. E questo era il primo degli effettini che potete usare per fare collage o effetti un po' vintage.